Finisce qui! Inter batte Lazio 2-0. Salutate la capolista perché l'Inter si riprende la testa della classifica con questa vittoria. Un gol di Lautaro Martinez all'inizio del primo tempo, il raddoppio di Bonnini nel secondo, un 2-0 rotondo, perfetto, senza grandi rischi, senza grandi preoccupazioni. L'Inter piazza l'11ª vittoria nelle ultime 12 partite. C'è solo quella macchia lì contro il Napoli al Maradona, in un cammino quasi perfetto dell'Inter di Chivu, che dopo l'unplane in Champions League si riprende di forza, di cattiveria, di volontà e di qualità la testa della classifica insieme alla Roma, approfittando degli stop di Milan e Napoli in questo turno di campionato. L'Inter è lassù accanto alla Roma, ha fatto un cammino quasi perfetto nel ciclo tra le soste di ottobre e di novembre, che dicevamo avrebbe certificato le ambizioni di questa Inter, di un Inter che vuole candidarsi ad essere protagonista su tutti i fronti, nonostante i dubbi che c'erano la scorsa estate. Oggi una prestazione da grande squadra, Simo, una vittoria da squadra autorevole, da squadra che sa la sua forza, la conosce e si permette anche di gestire le risorse in vista di una sosta in cui fortunatamente Thuram non andrà in nazionale. Lautaro avrà una sola amichevole con l'Argentina e dovrebbe rientrare presto, perché poi quando si torna dal derby in poi si fa sul serio e non ci si ferma più. Anche perché sfido chiunque a negare che oggi si potesse temere un passo falso dall'Inter. La giornata era stata troppo positiva, come dicevo nel pre-partita. È strano che in una giornata così positiva non solo l'Inter vinca, ma lo faccia, come dicevo, con il re dei risultati tranquilli, sereni, il 2-0, con un gol nel primo e uno nel secondo tempo. C'era proprio la classica partita comoda. E invece questa è una notizia molto positiva, anche perché l'Inter poi ha fatto una buonissima partita, secondo me anche mentalmente ha dato la dimostrazione di aver capito l'importanza di questa partita, ma senza averla caricata di eccessive aspettative. Non siamo andati in overthinking o cose del genere, l'abbiamo gestita come andava fatta. Secondo me 2 giocatori sono il volto di questa partita, ma ci arriviamo tra poco, e a maggior ragione poi quando capitano queste giornate un po' particolari in cui tutte le rivali perdono punti. Oggi anche vincere 1-0 al 90° con gol di culo andava bene, parliamoci chiaro. Però se ci metti anche sta prestazione, me la prendo molto volentieri. Il famoso giocatore culo, ovviamente, che, Esatto. che incide sempre parecchio, che ad alcuni ha fatto vincere anche dei trofei nella storia recente del calcio. Un Inter che è partita fortissimo, Simo, e dicevamo, quella cosa mi è piaciuta molto perché si è tanto discusso nel post Kairat dopo le partite contro Verona e Kairat in Champions, si era un po' discusso sulla cattiveria e l'agonismo di questa Inter che, a detta di Carlos Augusto, Di Marco e diversi giocatori dello stesso Chivur, non aveva avuto la giusta mentalità nelle ultime 2 partite, aveva sottovalutato un po' l'avversario e quindi l'atteggiamento di questa Inter era sicuramente sotto osservazione. Quindi partenza che forse ha risentito, ecco, dello, chiamiamolo sfogo, comunque della strigliata che è arrivata nel post partita di Champions da parte di Christian Chiu, perché l'Inter subito col piede sull'acceleratore trova il gol e i primi 10-13 minuti sono stati ad alta intensità. Poi il gioco ristagna un pochino, le squadre diventano più equilibrate. La Lazio, scusate, arrivava da 5 clean sheet nelle ultime 6 partite, se non vado errato, ed è stata la squadra con più clean sheet prima di questa partita di campionato, quindi un'ottima fase difensiva. Dal punto di vista tattico lo sapevamo, le squadre di Sarri che giocano in un modo che si incastra molto bene per l'Inter, quindi l'Inter era favorita sia a livello di valori, sia perché alla Lazio mancavano dei giocatori e degli interpreti importanti, sia perché come caratteristiche, ecco, questa Inter si incastra bene. Però la risposta che dall'Inter è una risposta da grandi squadre, da quelle partite che in una stagione buona, soprattutto per quello che è il ricordo che abbiamo dell'ultimo Inter-Lazio, è un bel segnale che questa Inter lancia. Prima di sapere, Simo, chi sono i volti di questa partita, ringrazio Stefano Serpi, ringrazio Gabriele a cui abbiamo in parte risposto e ti chiedo poi nel tuo punto di segnalare a Gabriele che ce lo chiedeva, e lo ringraziamo di cuore davvero per il supporto, anche di dargli un'indicazione sull'arbitro, non solo su come è vestito, come ci chiede, ma di come ha diretto questa partita, perché è stato un tema, anche quello dell'arbitraggio, anche oggi, perché c'è stato anche un gol annullato a Zelinski, che aveva fatto un bellissimo gol, e mi era piaciuto l'ingresso di Zelinski e quindi mi è dispiaciuto molto che gli sia stato annullato un gol per un fallo di inizio azione. Beppe, 15 mesi di fila e se ne va, la capolista se ne va, grande il nostro Beppe che si slancia, ecco, un filino più in là. Siamo insieme alla Roma
però è un bel messaggio che lanciamo. Massimil, grazie, grandi ragazzi, grazie per il vostro lavoro, grazie a te per il supporto, grazie davvero. Azel Tenor, è sempre un piacere vederle tutti assieme, sono d'accordo. Oggi eravamo più di 4.000 durante la live, ragazzi. Non c'è mai un canale che nemmeno si avvicina ai numeri che facciamo grazie a voi. Grazie davvero di cuore, anzi ai tifosi, non ai numeri, perché per noi rispetto a tanti altri canali non siete numeri da acquistare, ma fan da coinvolgere e con cui condividere questi momenti. EC, vittoria importantissima, forza Inter, grazie di cuore EC. Angela, grazie per la vostra competenza e simpatia. Grazie a te, Angela, per il supporto che ci dai sempre. Sickness, miglior prestazione per atteggiamento contro tutti. Sono d'accordo perché è stata sull'atteggiamento una grande risposta, Simo, sei d'accordo? Sì, assolutamente, esatto. È per quello che dicevo partita anche matura. Non è facile contro le squadre di Sarri. Forse non è un big match, anzi sicuramente non è un big match come un derby, la Juve, eccetera, però le romane, poi ripeto, le squadre di Sarri possono incartarti le partite, quindi non era scontato, ecco, uscirne con questa tranquillità, tutto sommato, questa pulizia non era affatto scontato. Sui volti, allora ti dico, per me i due volti di questa partita sono Vai. Alessandro Bastoni e Federico Di Marco. Proprio fino in fondo. All'85esimo circa facevo notare anche la grande presenza atletica con Di Marco che si fa ancora tutto il campo, palla al piede, Bastoni che arriva da dietro in supporto, nonostante una partita anche molto dispendiosa. Di Bastoni ho notato adesso un dato, ha fatto 6 falli e ha fatto una partita dove io a un certo punto dicevo anche, ho notato una certa voglia di quasi vendicarsi di Pedro, gli ha fatto un paio di falli belli duri, belli tignosi, e nel finale, non so se hai visto, ha fatto anche un intervento in scivolata, invece in quel caso pulito sul pallone, e ho visto Di Marco che gli si è avvicinato, insomma si era gasato molto Bastoni, era proprio nel mood, e quindi mi piace perché ma sai perché anche? Allora Di Marco fa l'assist e per me fa una partita molto piena, però Bastoni forse ci sono state partite in cui si è visto di più, anche con delle giocate offensive, però oggi è stato costante e sempre presente quando doveva. Un po' come Çalhanoğlu, che ti dicevo prima, è un giocatore che oggi mi è piaciuto perché non si è preso i riflettori, però era sempre pronto a dare una mano, a prendere lo scarico, andare a contrasto. A me queste partite piacciono, perché ogni tanto ci vuole anche questo, non per forza il fioretto, ma anche proprio la capacità di essere pragmatici, mi verrebbe da dire. Sì, c'era qualche scoria di quell'Inter Lazio, evidentemente, Per me sì. che c'era in questa partita. Oltre ai due che hai detto tu, secondo me sì, perché la fascia sinistra ha funzionato meglio della destra, dove Akanji, Dumfries sono stati Sì. ammoniti, è stato ammonito anche Sucic prima, anche se giocava a sinistra. Dumfries da qualche settimana un po' in difficoltà. Luis Enrique continua a non convincere, Kivu lancia Carlos Augusto a destra che aveva provato in settimana e che ha fatto vedere delle cose interessanti. Secondo me Carlos Augusto lì è forse lavorabile, però ce ne vorrebbero due di Carlos perché sta sostituendo un po' tutti e questa è una chiara indicazione di mercato che approfondiremo durante la sosta. A me sono piaciuti altri due. Lautaro Martinez, che oltre al bel gol si è visto che si è liberato mentalmente e quindi ha giocato molto di più per la squadra. E nel secondo tempo, dopo il gol, ha giocato molto più proprio per favorire la squadra, lasciando a Bonni il compito di riempire l'area, e da lì arriva il gol di Bonni, tra l'altro con un ottimo lavoro che fa. Quindi mi è piaciuto questo. Mi è piaciuto soprattutto Barella, che nell'ultimo periodo era Sì. finito piuttosto nel mirino. Oggi Barella per me fa una partita veramente densa, veramente piena. Nell'azione che porta al gol fa un grande lavoro sul recupero in collaborazione con Carlos Augusto. Per me oggi la partita di Barella è sicuramente, non so se la migliore di questa stagione, ma un netto passo avanti che mi è piaciuto e che ci incoraggia sicuramente. Diciamo l'unica nota negativa, così se proprio vogliamo trovare, è che sono rimasti in campo i vari Barella, Di Marco e Bastoni, che probabilmente saranno impiegati abbastanza anche da Gattuso con la nazionale, mentre altri giocatori sono usciti, però una gestione ottimale che ci permetterà di tornare dopo la sosta in vista del derby. Speriamo messi bene e tirati a lucido, perché poi, come detto, non ci si ferma più. Coppa Italia, Supercoppa, non ci sarà la sosta di Natale e quindi tutti dritti. Con Giovanni che ringraziamo, un abbraccio tra le virgolette ad Oriali, grazie di cuore Giovanni per il grande supporto come sempre in super chat. E Giovanni Leone invece ci chiede: Barella si è svegliato dal letargo finalmente, quindi siamo d'accordo sulla grande prestazione di Barella.
Giuseppe da Londra, grazie Giuseppe da Londra. Di Marco il più forte in Europa. Mi piace, mi piace. Il Di Marco di questa sera, ma il Di Marco in generale con Kivu, anche molto continuo a livello fisico, sta crescendo a livello fisico, sì, ma in un modo che raramente abbiamo visto. Comunque è un altro passo in avanti di un giocatore importantissimo con un grande piede che ha fatto una buonissima partita. Grazie di cuore davvero e grazie anche ad Emanuele. Oh no, è tornata la Marotta League. Grande, grazie al nostro mitico Emanuele. Sì, ma non so se avevi altro da aggiungere, se non intanto io ti condivido la classifica, che è un bel vedere quando c'è l'Inter lassù. Sì, guarda, una parentesi rapida sul discorso arbitrale, visto che ce lo chiedevano anche in Sì, chat, giusto. con una cosa da dire su cui che condivido. Allora, i falli alla fine, sono stati il grande tema, sono 26 dell'Inter contro 11 della Lazio, che in realtà fino a pochi minuti prima della fine in realtà era anche sotto i 10. Quindi era una statistica molto sproporzionata che mi ha ricordato Roma-Inter, partita che se non erro si chiude con 18 falli della Roma e 29 dell'Inter, una roba del genere, l'arbitro era Massa in quell'occasione. Ti dirò, ti devo dire, cheat, dovrei riguardarmela bene, però così a caldo non mi sembra che Manganiello abbia arbitrato malissimo, e probabilmente su questo dato dei falli c'è più dell'Inter che di Manganiello, cioè c'è più di un Inter che oggi si è messo la cattiveria giusta ed era disposta anche a fare qualche fallo di più, tant'è che prima ti ho citato Bastoni per esempio, che è stato l'emblema. I cartellini sono 3 nostri e 1 loro, più Sarri che però non è un giocatore, quindi non lo conterei in questa cosa. Tutto sommato direi che, perché dicevo prima in chat, molti dicevano l'Inter fa tanti falli ma mi piace, e in effetti questa cosa forse era una di quelle che negli anni scorsi un pochino mancava a volte, e invece ci sono anche quelle partite in cui devi fare qualche fallo in più, con attenzione, perché poi rischi dei cartellini pesanti o fare delle cose diciamo esagerate. Però nel caso specifico mi è piaciuto l'atteggiamento dell'Inter. Il gol annullato a Zielinski, per chiudere col discorso, nasce da un intervento del VAR per un tocco di mano di Di Marco ad inizio azione. Il tocco di mano era nella stessa APP, come si dice in gergo, quindi Attacking Possession Phase, ovvero dal tocco di Di Marco al gol non è mai cambiato il possesso di palla, in questo caso dell'Inter, quindi il VAR può intervenire, il Mani era punibile, quindi il gol, purtroppo perché era un bel gol, però è stato giustamente annullato. E per il resto secondo me manca un giallo a Çalhanoğlu nel primo tempo, e non ricordo altro, però vabbè, comunque ripeto, tutto sommato abbiamo visto arbitraggi ben peggiori, dai, questo possiamo dirlo. Sì, 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 assolutamente. Clicca sul tasto iscriviti, un bel mi piace, vi aspettiamo nel club www.passioninter.club per il post partita se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, sostenete il nostro progetto e ci rivediamo poi in diretta lunedì alle 19.30, ma tutti i giorni alle 19.30, lunedì sera alle 22 nel club e non solo. Forza ragazzi, iscrizione al canale.